Solo qualche anno fa, vedervi seduti uno di fianco all'altro per un'intervista doppia sarebbe stato impensabile. Ancora di più dopo quello che è successo nella gara del Mugello di poche settimane fa. Sarà che state maturando? Dai, facciamo che sì, punto. No, sì, i 30 anni si fanno sentire, quindi purtroppo sì, ragazzi, è così. Professione. Poca. Io, allora, per 85% del tempo content creator, youtuber, sceneggiatore, tutto quello che sta dietro una produzione video, e per il 15% pilota, ahimè. Parlando proprio della tua carriera motociclistica, credi che avresti meritato di più di ciò che attualmente hai o hai avuto? Ho dato sempre il massimo nella mia carriera. Sicuramente ci sono stati eventi che hanno complicato la mia carriera, può darsi che sarebbe andata diversamente. Dal mio punto di vista dico di sì, per il semplice fatto che non ho mai avuto quelle stagioni dove tutte le congiunzioni astrali, episodi mi sono andati di culo, e allo stesso modo non sembra, ma fare appunto quello che faccio unito a fare il massimo della prestazione è veramente difficile, anche se non sembra. Fatevi una domanda che avete sempre voluto farvi, ma che non siete mai riusciti. Ce ne sono talmente tante. Perché a volte non sei stato sincero con me? Ma parlando anche di anni addietro, soprattutto in qualche video, anzi in un video, ci sono state tante cose che magari sono state distorte, si sono piegate. Io, come tu ben sai, non ho mai avuto niente di particolare con te, anzi addirittura, come ti ho sempre detto, come ti ho sempre dimostrato, stima 100.000%. Però è una cosa che nessuno sa, e dico adesso, in quella famosa chat io ero dentro e quindi sapevo, ascoltavo benissimo tutto quello che si diceva di me. Quello che mi ha lasciato più scandalizzato in quel caso lì era semplicemente il fatto di non capire da parte tua perché c'era questo completo astio. È cominciato un po' tutto per caso, vedendo un video tuo nel 2018, se non ricordo male doveva essere una gara a Mugello, e c'è stata una frase che mi ha dato fastidio. Da lì si è scaturito tutto quanto. C'è stata una frase tipo "mi sa che non ha capito", una roba del genere. E allora ho detto io, ma che cazzo, e perché adesso sta roba? Che anche se io ho sbattuto la testa forte, però mi ricordo tutto, e mi ricordo pure che abbiamo passato una serata insieme a Milano nel 2012, ragazzi. Questa mi ricordo tutto. Siamo andati in discoteca. Andai in discoteca, avevi l'S3 verde. Sono stato anche in macchina con te. Sì. Eravamo io, Riccardo, eravamo un po'. Tornavamo da Assen e ci siamo fermati a Milano perché dopo c'era Monza. Ci siamo fermati a Milano. Siamo stati una serata insieme. Bellissimo. E ci siamo divertiti. E sì, siamo andati a ballare. Magazzini generali. Bravissimo. Cazzo. Che Ricky, e sta a pogare in mezzo alla gente. Me lo ricordo. Mi hai aperto. Io ho una memoria che faccio. No, pazzesca sta cosa. Storia di vita vissuta. Ben 10 anni fa. Ti chiedo scusa perché io mi sono reso conto di aver fatto una cazzata. Ho fatto una ragazzinata esagerata, proprio una. Da me si dice una mammocciata. Il tuo punto debole? Mia figlia, ragazzi. Sprecare troppe energie dietro persone che non lo meritano. L'abito fa il monaco? Non sempre. Dal mio punto di vista assolutamente sì, e nel bene e nel male. Quando mi trovo una persona davanti solo per come si pone e per come si veste, la inquadro già al 90%. Cosa ti dicono più spesso? Stronzo. Che dai video sembro molto più basso. La parolaccia che dici più spesso? Non credo sia il caso di dirla, insomma. Cazzo. Il giorno più bello della tua vita? E quindi torniamo ai figli, quando è nata mia figlia. Deve ancora arrivare, secondo me. E quello più brutto? Quando mi sono svegliato dal coma dopo 2 settimane, mi sono reso conto che era tutto finito. Modo, carriera, i sacrifici di una vita a 20 anni, finito tutto. I giorni dove pensavo in tutti i modi a come far diventare di questa passione un lavoro, ma purtroppo non vedevo la via d'uscita e già mi immaginavo a fare una vita infelice, a fare un qualcosa che non mi appassionava. Una cosa che ti rende felice? Però se la battono tra la figa e la morte.
Penso che non esista sensazione più pazzesca di vincere. La prima cosa che fai al mattino. Bestemmi. Purtroppo sono drogato di sto cazzo di telefono, è una cosa che faccio, la prendo in mano. C'ho già l'ansia delle mail, i messaggi e tutto, è così. Cosa cambieresti del tuo corpo? Io direi niente. Avere un corpo più predisposto alla moto e non a fare 100 metri piani, perché tra braccio e collo sempre, diciamo oltre 10 giri, sono sempre nella merda, insomma. Bene, vi vedo esausti. Facciamo una pausa figa. Mi sembra più che giusto, vadi. Ogni tanto. Le 3 cose che guardi in una donna. Subito d'impatto, occhi faccia. Più occhi però, occhi faccia. Non il culo come dicono tutti, non è una roba che guardo proprio subito in una donna. Poi sinceramente ragazzi, se la trovo una deficiente non la guardo manco. Su questo poco ma sicuro, io parlo esteticamente, sorriso, culo, tette, in quest'ordine. Se lei tradisce, perdoni? Allora, potrebbe essere veramente dura, però sono stato perdonato, quindi potrebbe dipendere dalla persona. No, non riuscirei più a starci, sinceramente, no. Sei mai stato innamorato? Allora sì, in particolare una volta tantissimo, fino ad ora. Poi 2 volte nella mia vita. Ti potresti mai innamorare di una persona che non ti piace fisicamente? perché no? Possibile, possibilissimo. Secondo me è impossibile, ci deve essere sia l'attrazione fisica che quella mentale. Sei religioso? Secco, no. Io semplicemente sono agnostico, che per chi non sapesse cosa vuol dire, secondo me non abbiamo abbastanza informazioni per dire se c'è un qualcosa o meno, e però dirò questa cosa: se c'è veramente un qualcosa di superiore, via dicendo, tutto quello che è sulla terra che fa da tramite, quindi chiesa e via dicendo, è un qualcosa che di sicuro non serve per mettersi in contatto, anche se sono state fatte cose buone, ma secondo me sono più le altre, insomma. Mai fatto una canna? Ero piccolo, incosciente, sì. Io sì, sono stato malissimo, ho vomitato l'anima, non è un qualcosa che mi ha emozionato particolarmente, quindi basta. Mai ubriacato? La prima, dico la prima, che ero in crociera, piccolo, minorenne, accollato a uno che mi ha continuato ad offrire rum e coca, ho vomitato l'anima. Io no, perché l'alcol non mi fa impazzire, quindi appena inizio ad avere un po' di fastidio che non mi piace più, cioè non è che me lo ingurgito, quindi sono riuscito sempre a fermarmi nel momento giusto. Bestemmi? Ah, non finire, ma sempre, purtroppo sempre. No, a me fa ridere perché nella vita di tutti i giorni veramente poco, quasi nulla, a parte quando magari prendo il mattoncino Lego sotto il dito, sotto il piede, però mi parte in automatico quando cado in moto. È incredibile. Ok. Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la strada? Allora inizialmente freno, mi fermo, poi dico vabbè dai, sarà mai. Io ce l'ho un gatto nero, quindi niente, anzi l'anno scorso alle lunghe ho detto: se vinco il campionato me lo porto a casa. L'ho preso nel culo per un punto e qualcosa e me lo sono portato a casa lo stesso. Questo l'ho fatto solo per le animaliste che mi scriveranno. Di cosa hai paura? Di me stesso. Io di invecchiare è la cosa che più veramente mi spaventa. Film preferito? Warrior. Prometheus e The Wolf of Wall Street. Piatto preferito? La cacio e pepe che cucino io. Una bella matriciana, di quelle fatte bene, un bel pizzone anche, no? Bella. Per cosa ti batteresti fino a rischiare la vita? Per la mia famiglia. Se parliamo di rischio della vita, quindi dove ti prendi dei rischi di rimanerci, posso dirlo che se mi trovassi all'ultima curva dove mi gioco un campionato del mondo farei un po' la pazzia. Cosa ti infastidisce di più al mondo? Quando mi prendono in giro. L'ipocrisia. La tua frase preferita? Molti nemici, molto onore, top. E poi adesso ce l'ho anche scritta nel casco, memento audere sempre. Se fosse stato facile l'avrebbero fatto tutti. Poseresti mai nudo per una rivista? Ma anche no. E se arrivasse tipo Playboy con una proposta interessante potrei pensarci. Playboy sono qui quando vuoi. Fa anche rima, vedi? Il tuo sogno più grande? La vera felicità, che secondo me non esiste. Da conquistare, ma
materiale, cioè il campionato, le cose, ma se io penso appunto sei felice, no, non ancora almeno, e capire come esserlo penso sia veramente complicato e al momento sto ancora cercando come essere. Gli uomini e le donne, quanto sono diversi? Beh, abbastanza, ma in generale, non solo fisicamente. Ho sempre detto di no, ma purtroppo sono sempre stato rinnegato anche proprio vivendolo sulla mia pelle, che le donne hanno una marcia in più e... Secondo me non c'entriamo proprio un cazzo, cioè proprio nulla, cioè il nostro pensiero è verso da una parte e loro è dall'altra parte. E se per sbaglio queste rette quasi parallele vanno ad incontrarsi molto lontano, quella ragazza è quella da legarsi insieme e non mollarla mai più nella vita. Cosa ti rifaresti dal chirurgo plastico? Forse ho il naso un po' storto per una testata da piccolo, ma perché neanche anche no. Io i capelli me li sono già rifatti, quindi sono a posto per il resto. Ah, ma davvero? Cosa bisogna avere nella vita? Allora, sicuramente tanta fortuna potrebbe aiutare, però tanta intelligenza c'è un passo in più con l'intelligenza. Culo, soldi per avere non tanti soldi ma la libertà, perché purtroppo o non purtroppo danno la libertà, un amore vero e una passione che ti faccia andare avanti, insomma. Come ti immagini fra 20 anni? Io non mi immagino, perché ho sempre detto e sempre pensato che non invecchierò. Io proprio perché la vecchiaia e l'invecchiare è la mia paura più grande, non è che ci abbiamo mai pensato. Vivo sempre anno dopo anno. Titolo di studio? Diploma. Ragioneria. Sì, diploma ragioneria anch'io. Velocità massima raggiunta? Allora, Monza sicuro, 2013, 321 al Mugello con il BMW, se non sbaglio, abbiamo preso una quantità di shit schifosa. Quante ossa rotte in carriera? Secondo me una ventina, 5 vertebre, spalle tutte e due, polsi tutte e due, ginocchia tutte e due. Gomito, capitello radiale, tutti e due gli scafoidi, piede così, quindi un 6-7, ma roba abbastanza... Ti depili? Sì. Le palle, testa. No, sì, devono essere lisce proprio. Mai trombato la compagna di un tuo collega? No. Sì, e come ne esco da qua? Io ovviamente non so un cazzo, però se non devono sapere gli altri, si sei dato una zappata. C'è doping nel motociclismo? Sicuramente c'è stato, sia nella velocità che nel motocross poi peraltro. Adesso sinceramente non lo so attualmente come stanno le cose. C'è la storia di Iannone che cose, però secondo me c'è qualcosa, non è proprio quello, ecco. Io la penso un po' diversamente, la penso che non è stato il doping. Secondo me nelle gare che facciamo noi, dove si sta tra i 12-13 giri massimo, è inutile e non ha senso. Per chi invece si fa gare come in MotoGP da 26-27 giri con moto da 280 cavalli, lì mi chiedo come fanno, però secondo me è più un fatto di allenamento, di stare tutti i santi giorni sulla moto e alla fine diventa una cosa naturale. E voi ne avete mai fatto uso? Assolutamente no. No, perché come quello che ho appena detto prima, per le gare che faccio io, cioè mi arrivano prima tutti i miei problemi fisici del braccio e del collo prima di avere un affaticamento fisico, diciamo, cioè fisico nel senso di fiato. Ritorniamo alla figa. Tette rifatte o naturali? Magari c'è chi rifatte bene. Io sono un estremo fan delle tette rifatte. No, proprio quei palloni proprio bam, così, cioè lì che non si muovono, proprio bam, cioè... Posizione preferita quando fai l'amore? Io un acronimo proprio APEC e lì non se ne esce. Preferisco qualcosa di più estremo. Giù dalla finestra, così appeso. Definisci l'altro con 3 aggettivi. Veloce, preciso, potrebbe essere un po' più sincero. Talentuoso, coriaceo, potresti farti tirare dentro meno dalle situazioni. La donna più vecchia con la quale sei stato? Avevo 19 anni e lei già ne aveva 36. Da dietro c'è un coglione, scusa. Io 39. Ok, quindi ha vinto Eddie. In questo caso assolutamente sì. La donna più giovane con la quale sei stato? E qui, occhio. Quando ero piccolo aveva 16 anni.
Anch'io uguale, l'unico problema a oggi del 2003 sono un maggiorenne, del 2004 sono un maggiorenne. 2004? Con quante donne sei stato? Abbastanza. Più o meno una decina, dai. Più di 20, molto meno di 500. Adesso, sinceramente, con quante donne hai trombato perché hai 2 follower sui social o perché sei un pilota? Per questo forse saranno un 3, 4, 5 in più. No, ecco. Il 95%. Purtroppo o non purtroppo il fashion lo fa lo status e anche poi quello che sei tu, però quello che attrae all'inizio è l'esterno. Cosa manca alla tua moto? Quello che ha la sua. Sulla moto di quest'anno la possibilità di fare più regolazioni, che dato che invece abbiamo la moto di serie, quindi pivot che non possiamo spostare, tutte quelle robe lì, siamo molto limitati, diciamo, nel cucirla su di me. Domanda per Eddie. Cosa manca a Luca Salvadori come pilota? Concretizzare. Ci sei sempre stato a un pelo concretizzare. Luca, cosa manca a Eddie? Il non aver fatto quell'incidente anni fa. Grazie ragazzi. E la domanda che vi fanno tutti. Perché Eddie Lamarra e Luca Salvadori sono rivali? Perché corrono nello stesso campionato. Perché secondo me dall'esterno siamo visti come due persone completamente diverse e questo crea rivalità, e allo stesso modo in pista abbiamo due stili molto diversi che piacciono a un certo pubblico da una parte e a un altro pubblico dall'altra, e la cosa bella del motorsport e delle moto in sé è vedere un Lorenzo che fa il giro perfetto in un tempo e un Marquez che con la moto che va da tutte le parti e via dicendo fa lo stesso giro nello stesso tempo. Oltretutto correndo nello stesso campionato è normale che si crea questa rivalità, anche perché tutti vogliono vincere, siamo in 8 che possono vincere, però penso che questo confronto di stile di guida, di personalità crea questo confronto, questa rivalità molto accesa. Ma quindi vi state sulle palle? Nel paddock ho amicizie differenti. Secondo me ci si sta sulle palle quando non c'è comunicazione. Come fa la tua moto? Posso dire come fa la sua? Bah! No, era facile magari. Siete consapevoli del fatto che queste risposte finiranno su internet? Avete detto tutta la verità? Nient'altro che la verità. Assolutamente sì. Salutatevi in modo originale. Penso che il modo più originale per farlo sia questo. Sì. Hey.